Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale e benvenute alle nuove iscritte e a coloro che mi stanno conoscendo per la prima volta in questo video. In questo video vi mostrerò come realizzare questo orecchino modulino, potrebbe anche essere un piccolo ciondolo, in tessitura di perline. Una cosa importante che devo dirvi è che utilizzerò all'interno di questo tutorial un'incastonatura a peyote. Non vi mostrerò in questo video come incastonare al peyote perché l'incastonatura al peyote è sempre la stessa, varia semplicemente il numero delle delica che si utilizzano. In questo caso io partirò con 32 delica da incastonare perché avevo la necessità insomma di incastonare, di fare poi dei decori simmetrici in alto ed in basso. Con un rivoli da 12 come quello che ho utilizzato in questo caso avrei anche potuto metterne 30, però perché in genere da 30 o 32, però io sinceramente ho preferito 32 perché mi serviva insomma i due estremi e mi serviva che fosse simmetrico l'orecchino. Voi direte perché? Perché ovviamente si lavora poi con questa incastonatura una perlina delica sì ed una no, quindi alla fine vi troverete ogni giro successivo al primo ad inserire 16 delica e quindi 16 ovviamente è un numero pari e mi sarei trovata in modo simmetrico con gli inserimenti. Bando a tutti questi preamboli, ma è doveroso perché io ovviamente alle prime armi vi metterò nelle schede o giù nell'info box un link di un video in cui mostro questo tipo di incastonatura. Se anche fosse un'incastonatura di un rivoli da 14 o da 16 o da 10 non cambia, l'importante è cambiare il numero di delica. In questo caso bisogna partire con 32 delica, io poi farò dei giri sempre con le delica e poi a finire farò nella parte superiore due giri con l'Aerokyl 15.0, mentre nella parte sottostante ne farò soltanto uno con le 15. Quindi questo è il tipo di incastonatura, di incastonatura che ho utilizzato. Dopodiché, quindi, primo materiale che ci serve, delica. Ora ve li metto qui sul tappetino e ve li mostro. Prima cosa ovviamente per realizzare il nostro fantastico orecchino è un rivoli da 12, guardate che bellissimo colore, stupendo, questi sono i miei colori, ogni volta che creo qualcosa sono i miei colori, ok, rivoli da 12, poi serviranno pochissime, 4 per ogni orecchino, super duo, serviranno delle Rokyle 11.0, Miyuki, delle Delica 11.0 Miyuki, due colori di 15.0 sempre Miyuki, delle Rokyle 8.0, queste sono sempre della Miyuki, e poi 6 gem duo per ogni orecchino. Ovviamente il fantastico perno, questo preso sempre dal Mondo delle Pietre, che è un negozio fisico di Napoli che però spedisce in tutta Italia, quindi se vi interessa chiedetemi info e vi do il link. Si chiama Il Mondo delle Pietre. E poi servirà, io utilizzo questo Fireline, questo è quello però smoke, non è quello bianco, da 0,16 ed uso il mio solito ago amatissimo della Tulip. Quindi per prima cosa andiamo ad incastonare i rivoli da 12 partendo con 32 delica. Ed ecco una serie di scatti in cui vi mostro brevemente, giusto per farvi comprendere cosa si intende per incastonatura. Questa quindi è la nostra incastonatura. Vedete che sto inserendo le 15.0, secondo giro di 15.0, ripasso, questo è il davanti ripassato e questo è il retro. Una volta che avete completato l'incastonatura, portatevi ad uscire, vedete, da una delica posta, vedete, in questo punto al di sopra della nostra 15.0, quindi qui, ed andate a mettere sul vostro ago due Rokyle 15.0, 3 Gem Duo, 2 Rokyle 15.0 ed entrate dal lato opposto in questo modo. E tirate il filo, se è il caso ovviamente ripassate, anche se dopo noi effettueremo altri passaggi. Io sono ripassata, adesso cosa faccio? Entro nella delica qui in basso e rientro
rientro anche in questa, vedete, posta più in avanti e vado a creare dei picot fino a raggiungere il lato opposto, dei picot con 3 rocaille 15 0 ed entro nella delica che segue in questo modo. Ora vi mostro da vicino, vedete? Ok, in questo modo, e vado a realizzarne fino ad arrivare dall'altro lato. In tutto dovremo realizzare 6 picot tra le nostre delica. Adesso da questo lato inserirò nuovamente, mi porterò quindi in basso qui in questa delica ed andrò a fare lo stesso inserimento di 15 0 e di gem duo e poi eseguirò altri 6 picot dall'altro lato. Vi mostro veramente molto da vicino il nostro giro finito per farvi comprendere dove vanno fatti i picot e dove vanno inserite le gem duo. Spero che sia chiaro. Adesso siamo quindi, abbiamo effettuato l'ultimo picot, adesso cosa faccio? Molto semplicemente rientro nella delica qui davanti, in quella successiva e rientro nelle 2 15 0, queste poste praticamente sotto alla gem duo e vado ad inserire sul lago altre 2 15 0 e vado nel picot qui di seguito. Oggi litigo con il filo, vado nel picot che segue, dopodiché vado ad inserire 2 delica e vado nel picot che segue, ancora 2 delica e vado nel picot ancora che segue, vedete? Provato a cambiare luce sperando che si veda un pochino meglio. Allora, quindi 2 delica, adesso andiamo a prendere le nostre super duo e quindi andiamo ad inserire al centro, vedete, 2 super duo. Ora praticamente quello che abbiamo fatto qui lo ripetiamo per tutte le quante le altre volte, quindi 2 delica, andrò a inserirmi poi nel picot 2 15 0, ripasserò qui 2 15 0 e l'altro lato perfettamente speculare. Come vedete sto per completare il giro, vado a prendere le mie 2 ultime 15 0 e vado ad inserirmi nelle 2 che sono qui sotto alla gem duo. Quindi il modulino a questo punto si troverà in questo modo. Dopodiché passate attraverso le altre perline e portatevi ad uscire dalla nostra da questa delica, da quella vicina al picot, e in questo piccolo spazietto andremo ad inserire una 15 0. Poi passate attraverso tutte quante le perline e inserite una 15 0, attenzione alle super duo, inserite una 15 0 anche in questo spazietto, una sola in questo spazietto, dopodiché vi troverete in questo modo e a questo punto andrete ad inserire 4 rocaille 15 0 ed entrate nel foro alto della gem duo. In questo spazio invece inserirete 2 15 0, una 8 0 e 2 15 0. Quindi le vedete e vado al centro.
Quindi tutti questi inserimenti che abbiamo fatto ripetiamoli anche per quest'altro lato. Giro finito, ci ritroveremo in questo modo. Vedete, ho inserito le ultime rocaille proprio qui. Adesso cosa faccio? Esco dalla 15.0 qui al centro e vado a prendere le mie rocaille 15.0. Ne inserisco 3 11.0 sul lago ed entro nel foro alto della Super Duo che mi trovo subito davanti. Dopodiché vado a prendere le 15.0 ed inserirò una 15.0 in questo caso di colore verde, una 8.0 e una 15.0 ed andrò a riempire questo spazietto tra le Super Duo. Nuovamente 3 rocaille 11.0 e vado nella 15. Ancora 3 rocaille 11.0, entro nella terza e nella quarta rocaille 15.0. Dopodiché rientro in tutte quante le perline che mi trovo di seguito ed esco, vedete, dalla prima 15.0 dopo la 8.0 ed a questo punto inserirò 5 rocaille 11.0 e andrò ad inserirmi, ovviamente saltando la prima, andrò a inserirmi in tutte quante le rocaille che seguono. Dopodiché, come abbiamo fatto anche dall'altro lato, vedete, in questo modo, entro poi nelle 2.15.0, inserisco 3 rocaille 15.0 e vado nella 15.0 qui al centro e quindi ripeto poi in modo speculare gli stessi inserimenti, quindi procedete così. Ci vedremo a giro finito. Completeremo questo giro ovviamente inserendo le rocaille nella 15. Adesso continuiamo a passare attraverso le rocaille e portiamoci ad uscire dalla prima rocaille 11.0 di colore rosa che abbiamo qui davanti. Di colore, che ho detto? Vabbè, di colore oro. Come vedrete siamo quasi alla fine del lavoro, dobbiamo fare giusto gli ultimi inserimenti e qualche decoro. Allora diciamo che usciamo quindi da questa 11 e andiamo ad inserire 4 rocaille 15.0, sto prendendo quelle di colore verde e vado ad inserirmi nella terza e nella quarta del picot successivo, ok? Quindi osservate bene, vado a inserirmi nella terza e nella quarta. Quindi si andrà a riempire questo spazietto. Dopodiché rientrerò in tutte quante le nostre belle rocaille 15.0 e mi porterò ad uscire dalla rocaille 8.0, questa qui che vedete, e vado a questo punto a prendere 10 rocaille 15.0 e sì, ci sono parecchie 15.0 in questo orecchino, scusate, 7 8 9 e 10 e vado ad inserirmi nella 15.0, questa qui, vedete, posta proprio sotto alla gem duo centrale delica, questa qui sotto, quindi vado ad inserirmi in questa, in questo modo. Quindi ne ho inserite 10, dopodiché cosa faccio? Entro nelle prime due, lo so che sono di colore scuro, però entro nelle prime due 15.0, vedete, entro nelle prime due e inserisco quindi soltanto 8 rocaille 15.0. Li conto e dopodiché, come ho fatto da questo lato che sono uscita dalla 8.0, qui ci entrerò. Quindi entrerò nella 8.0. Quindi avrò fatto
il mio decoro. Ovviamente dobbiamo ripassare dappertutto e dobbiamo continuare a fare ovviamente i nostri inserimenti, quindi continua a scendere attraverso tutte quante le rocaille, 15,0, gem duo, entrerò nelle due 11 anche che seguono, vedete queste, ed andrò ad inserire le mie 4 15,0 di colore verde e vado ad inserirmi nella qui nella 11,0 subito prima, nella 11,0 che sta posta subito prima della super duo, quindi faccio questo inserimento anche dall'altro lato. Ok, quindi 15,0 questi decori, 15,0 e poi ripassiamo. Materialmente, una volta che abbiamo completato il giro, il nostro orecchino è finito. Ovviamente dobbiamo ripassare dappertutto per rinforzare e dobbiamo andare a realizzare il cappietto. Questo praticamente vedete che io ho inserito prima 8 rocaille 15,0 e poi negli angoli ho inserito 2 rocaille 15,0 di colore a contrasto. Ovviamente potrete decidere voi come potreste decidere di inserire una goccia o insomma quello che desiderate. Ovviamente io ripasso mentre chiacchiero con voi e come avrete visto, quindi gli orecchini sono, insomma il modulino è abbastanza semplice ed è abbastanza veloce, basta prestare soltanto un pochino di attenzione per l'inserimento. Io ho alternato anche parecchio i colori proprio per, come dire, aiutare a comprendere la realizzazione dello stesso, quindi facendo il cambio colore ad ogni step si crea praticamente questo gioco di colori che mi ha fatto venire in mente il nome Azteco. Si chiama orecchina Azteco, non so se ve l'avevo detto, o Azteca, non lo so, vediamo. E quindi però dall'altro lato l'alternanza di delica, 15 e colori fa sì insomma che sia facile anche da ricordare e da eseguire. Vado a finire. Ecco il nostro cappietto realizzato. Adesso vado a rinforzare anche quest'altro lato e direi che è quasi finito. Vado a prendere il perno. Ed eccoli terminati, ho inserito anche i perni ed ecco finiti i nostri orecchini, non so azteco o azteca, non lo so, vedremo. Non so se ho dato già un nome simile a questi orecchini. Adesso vi mostro una foto o una brevissima clip, non vi spaventate, con gli orecchini indossati, perché secondo me gli orecchini vanno sempre visti indossati perché fanno un altro effetto. Vedete che insomma il modulino, al di là del gancio, se insomma il modulino in sé per sé è meno di 4 cm, poi ovviamente col cappietto e con insomma il gancio arriva a 5 cm e mezzo. Comunque ve li mostro indossati, mi raccomando ragazze, per supportare il mio canale condividete, se vi va lasciatemi un like, lasciatemi un commento e fatemi sapere che ne pensate. Io trovo questi colori wow, ma soprattutto vabbè oro, bronzo, ma quelle proprio che sono adorabili sono queste matte velvet lemongrass, straconsigliate, io le ricompro di sicuro. Ciao e come sempre buona creatività a tutte. Allora ragazze, non vi spaventate ovviamente. Eccomi qua ed eccoli indossati. Questo è l'effetto che fanno gli orecchini. Eccoli qua. Che ve ne pare? Io li trovo veramente carinissimi. Poi questi colori, va bene che lo dica a fare, io lo so, spero di vedere le vostre versioni in colori diversi, perché io purtroppo ultimamente sono unidirezionale e quindi mi rendo conto che utilizzo sempre i colori che mi piacciono di più, perché in realtà sono quelli che mi ispirano. E un bacio, ciao!